Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Sergio, sono un appassionato di pizze a tutto tondo e anche un po' di arte bianca. Il video di oggi è dedicato al forno Pizza Party Emozione che io ho chiamato simpaticamente quasi un anno fa il forno a due piazze. È un forno a gas che ha la possibilità di cuocere due pizze alla volta grazie alla sua generosissima dimensione interna che è di circa 70 cm di larghezza per 40 di profondità. Quindi possiamo fare tranquillamente due pizze molto grandi oppure possiamo farne una rettangolare oppure delle pale comunque molto grandi. In generale questo forno è quindi dedicato, nasce per essere utilizzato da persone che vogliono fare più pizze alla volta e quindi soddisfare più persone che sono magari ospiti nella nostra casa. Però è un forno che naturalmente può fare anche una sola pizza alla volta. Mi è stato richiesto a più riprese, ma come funziona Emozione con una sola pizza alla volta? Ci sono problemi per via di come è conformato così molto largo? Non ci sono problemi perché in realtà se noi decidiamo di cuocere due pizze alla volta, quindi una a sinistra molto vicina al bruciatore e una a destra più distante dal bruciatore, semplicemente aumentiamo un po' la fiamma in maniera che essa, grazie alla forma particolare dell'interno del forno, raggiunga il lato opposto al bruciatore e il calore possa rimanere intrappolato grazie alla bocca asimmetrica di Emozione. Nel caso in cui noi volessimo cuocere invece una sola pizza alla volta è fattibilissimo e questo naturalmente può essere utile per chi ancora non ha imparato a gestire due pizze insieme. È sufficiente abbassare un po' la fiamma e decidere dove collocare la pizza, se a sinistra oppure al centro. Il video di oggi è anche l'occasione per mettere a confronto due tipologie di impasto diverse e molto diffuse, perlomeno da me usatissime. Quello con la lievitazione su 24 ore e quello che io in genere preferisco soprattutto in estate con la lievitazione più lunga e l'utilizzo del frigo su 48 ore. Invece adesso, da quando ho la cantinetta, e trovate qui su il link al video che ho appena fatto sull'utilizzo della cantinetta, ora con la cantinetta, dicevo, potrò riprendere a fare i miei 24 ore impostando 20 gradi anche in piena estate. L'impasto su 24 ore è stato fatto al 62% di idratazione, quello a 48 ore è fatto al 65% di idratazione. Adesso, senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo sulla tavola da lavoro, facciamo la stesura e il condimento e poi trasferiremo le pizze sulla mia pala a essenza e andremo fuori in veranda dove già ci sta aspettando il forno che è ormai in temperatura. Seguitemi. Partiamo con la prima pizza e quindi con la prima stesura e l'impasto è uno di quelli a 48 ore col 65% di idratazione. La stesura la facciamo con i soliti canoni, cioè allargando prima con i polpastrelli, poi aiutandoci con un po' di tecnica dello schiaffo, che vedrete adesso, e infine allargando ulteriormente aiutandoci con i pugni. Una volta che il disco di pasta è pronto iniziamo con gli ingredienti. Per praticità e anche per preferenze degli ospiti che ho a casa ho fatto delle margherite, quindi iniziamo subito con la passata di pomodoro, abbondante basilico, olio, formaggio grattugiato e il fior di latte. Prendiamo la pala a essenza, quella con le punte arrotondate, tiriamo la pizza sopra la pala, la allarghiamo fino a circa 34 cm, che è la dimensione della pala, e poi andiamo subito in forno. Passiamo nella veranda di casa, che si affaccia sulla campagna in cui vivo, che vedete un po' laggiù sullo sfondo, iniziamo subito la cottura. Dopo pochi secondi la pizza inizia a cuocere da una parte e quindi si può iniziare a lavorare col palino. Anche il palino è prodotto da Pizza Party e fa parte della linea Essenza, veramente ottimo e leggerissimo. Vuotiamo leggermente la pizza
e continuiamo a ruotarla man mano che essa si cuoce e che la maculatura si diffonde su tutto il bordo. Voi sapete che la mia preferenza va per le pizze maculate alla napoletana e quindi questo è l'effetto che io ricerco anche in cottura. La cottura viene svolta con la pietra intorno ai 420-430 gradi. La fiamma è moderata. Sto usando la mezzaluna per appoggiare la pizza per le rifiniture, eccola qui che è pronta. Rientriamo in casa e ve la mostro sulla tavola. Bene, adesso che abbiamo visto questa prima, possiamo passare alla seconda. La procedura è la stessa e anche in questo caso siamo al cospetto di un impasto su 48 ore e sempre 65% di idratazione. Una volta che abbiamo scosso la farina in eccesso, con i polpastrelli allarghiamo il disco di pasta e poi utilizziamo la tecnica dello schiaffo. Rifiniamo con i pugni e ora mettiamo la passata di pomodoro. Io mi tengo un po' alla larga dal bordo in modo da favorire la maculatura nella parte lasciata libera. Mettiamo abbondante basilico, poi il consueto 6 d'olio, formaggio grattugiato, potete scegliere se pecorino o parmigiano, indifferente, e poi completiamo con il fior di latte. Quindi trasferiamo la pizza sulla pala, la allarghiamo a piacimento e anche in questo caso andiamo in cottura. Come vedete le pizze, essendo cottura di una pizza alla volta, le sto mettendo più vicine al bruciatore per facilitarmi la cottura. Ricordate comunque che la fiamma va tenuta abbastanza bassa. Il bruciatore infatti è molto potente e quindi con una sola pizza alla volta non occorre tenerlo a fiamma alta. Sta iniziando già a macularsi e quindi possiamo ruotare la pizza. Potete notare che la rotazione è fatta delicatamente, quasi uno spicchietto alla volta, in modo da non dare il tempo di bruciarsi da una parte, ma anche di dare il tempo di macularsi correttamente un po' su tutto il bordo. Man mano che la pizza si cuoce, io la avvicino alla mezzaluna di metallo che è appoggiata sulla bocca di emozione e questa mezzaluna ci aiuta a non bruciare la pizza. Eccola qui, mettiamo a fuoco e andiamo dentro casa a vederla. Anche questa pizza, come potete vedere, è riuscita secondo me molto bene, io sono molto contento e quindi ci prepariamo per la terza pizza. Cambio di impasto e qua siamo al cospetto di un 24 ore al 62% di idratazione. Quindi impasto leggermente più asciutto e con una maturazione più breve. Una volta che abbiamo sistemato la passata, mettiamo il consueto giro d'olio, poi il formaggio grattugiato, il basilico e il fior di latte. Trasferiamo la pizza sulla pala, la allarghiamo e andiamo in veranda per la cottura. Inseriamo la pizza
Aspettiamo anche qui, come nelle volte precedenti, una manciata di secondi e poi piano piano iniziamo a ruotarla. A seconda della temperatura e a seconda soprattutto della potenza della fiamma, la cottura, come potete vedere, va dai 55 secondi a 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 secondi. Iniziamo la rotazione. Essendo l'impasto un po' più asciutto, come potete vedere, la maculatura inizia subito a diffondersi sul bordo. E io ho già accostato la pizza sulla mezzaluna. Utilissima, veramente la mezzaluna per i forni a fiamma è di una comodità spaziale. Ci siamo quasi, facciamo un'ultimissima rotazione per colorare meglio il profilo e possiamo togliere la pizza. Ritorniamo sul tavolo da lavoro per vederla più da vicino. Eccola qui, anche questa è una bella pizza e quindi possiamo dedicarci, come leggete, alla quarta pizza. Anche in questo quarto caso l'impasto è un 24 ore al 62% di idratazione. Onestamente la differenza in stesura quasi non si nota, è talmente poca la differenza di idratazione che non si nota nessuna differenza nella stesura. Mettiamo la passata di pomodoro, stiamo sempre a circa 2 cm e mezzo dal bordo, poi un bel po' di basilico, olio, formaggio grattugiato e infine, anche in questo caso, il fior di latte. Trasferiamo la pizza sulla pala, come vuole la tradizione delle pizze napoletane, la allarghiamo, lei docilmente ci seguirà e poi andiamo in veranda a cuocere. Adesso con il palino iniziamo la rotazione. Si inizia già a intravedere la maculatura a sinistra vicino alla fiamma. Giriamo leggermente. È una tecnica semplice e non ci fa impazzire con le rotazioni. Giriamo ancora un po'. E ancora un altro po'. E come vedete la pizza è già pronta. La togliamo, eccola qui, e ci trasferiamo a vederla più da vicino sul tavolo da lavoro. Stupenda anche questa, vi posso garantire che gli ospiti hanno gradito, le pizze erano molto buone. Bene cari amici, adesso avete visto la cottura di ben 4 pizze nel forno emozione, 2 come vi ho detto figlie di un impasto a 24 ore e 2 di un impasto a 48 ore. Direi che emozione non teme veramente le differenze di impasto, le pizze le ha cotte molto bene, è un forno che io naturalmente uso con grande soddisfazione e che raccomando agli appassionati dei forni a fiamma. Vi ringrazio nel frattempo di essere stati qui a vedere questo video fino in fondo. Se vi è piaciuto e volete aiutare questo canale potete lasciare un like, ma soprattutto condividerlo con altri appassionati e
Nel caso non foste ancora iscritti, potete approfittarne adesso e iscrivervi. E io nel frattempo vi do appuntamento al prossimo video, sempre su questo canale.